Buonasera Slow Smokers, io sono Aurelio, uno dei due vincitori della Banos World Challenge 2019. Oggi voglio condividere con voi la mia fumata di questo splendido manufatto, veramente splendido. Si tratta del Cohiba Novedosos. Di cosa si tratta? Si tratta di un sigaro molto speciale creato per Yabano Specialist nel 2019. Parliamo proprio degli Habano Specialist. Nel 2012 è stata creata questa linea di negozi, questo programma commerciale che vede oltre 500 Habano Specialist nel mondo e che hanno accesso appunto a queste special release create appositamente per loro. Nel 2012 appunto la prima release specificamente creata per gli Habano Specialist, ovvero quei negozi che potevano soddisfare i requisiti decisi da Habanos, la prima release appunto è stata il San Cristobal de la Habana Torreones. Se ve lo ricordate, è un sigaro molto particolare, venduto in una giara altrettanto particolare, che aveva sulla parte superiore quello che poi si trasformava in un posacenere. L'ultima release creata per questi Habano Specialist è stato il Montecristos Herederos. Ma parliamo di questa release che è del 2019, ovvero il Cohiba Novedosos. Si tratta di una vitola de galera e de salida, perché corrisponde in questo caso, chiamata appunto Novedosos, le cui misure sono 50 x 156. Nulla tra gli altri sigari in commercio ha queste misure e vi posso già dire che si tratta di un sigaro unico, eccezionale per caratteristiche. Parliamo prima della costruzione. Il riempimento è perfetto, la capa è di un colorado con riflessi dorati, nulla di sbagliato c'è in questo sigaro, è quanto di più perfetto e armonioso si possa trovare tra i prodotti di Habanos. Come vedete, la seconda aniglia specifica è proprio quella degli Habano Specialist. L'avete vista forse di recente nel Prado, appunto nell'Herederos, per chi ha avuto la possibilità di procurarsene qualcuno. Non è ancora commercializzato in Italia, ma è già presente sui listini che potete trovare online. A quanto pare verrà venduto in Italia ad un costo di 52 euro a sigaro e speriamo che arrivi quanto prima. Parlando di questo sigaro, le sue misure appunto sono 50 x 156. Questo lo rende un sigaro più corposo dei cepi fini che tanto amano quelli che si definiscono degli esperti fumatori di un tempo, ma non ancora così imponente e grande da risultare fastidioso. Le proporzioni sono perfette perché la lunghezza di 156 abbinata a questo diametro lo rende un sigaro ben proporzionato. Il tiraggio è agevole. Se siete abituati a sentir dire che i sigari cubani hanno spesso dei tiraggi un po' serrati, ecco, non è questo il caso. Il tiraggio di questo sigaro è perfetto. Parlando di gusti, il gusto prevalente di questo sigaro è la dolcezza. C'è una dolcezza diffusa molto delicata che fa sì che questo sigaro sia veramente l'espressione massima della qualità e della perfezione di un Habanos. Gli aromi sono molto vari, molto delicati, è un sigaro veramente molto armonioso. Aiuta anche il fatto che io abbia aspettato a fumarne un altro esemplare, appunto, a distanza di 2 anni dal suo rilascio. Il 21 settembre, appunto, a Madrid è stata fatta una serata bellissima in cui è stato presentato questo sigaro. Qualcuno credo che abbia avuto la possibilità di parteciparci, se non sbaglio Francesco Decorato era tra gli ospiti di quella serata. Che dire, gli aromi sono emozionanti. Fumato dopo un pranzo leggero e un buon vino, questo sigaro è la giusta chiusura di una giornata di weekend, di fine settimana armoniosa e molto
rilassante. La combustione è perfetta, la cenere, come potete vedere, è molto chiara, segno di una buona combustione, una buona fermentazione e anche del fatto che questo sigaro comunque ha avuto modo di riposarsi per oltre un anno, cosa importante se volete fare una degustazione un po' più approfondita. Spesso, sapete, noi con Giulio ci siamo lanciati in degustazioni di sigari ancora giovani, spesso trovando prodotti pronti e spesso trovando sigari ancora da affinarsi e da migliorarsi. Ma questo è il caso invece di una fumata perfetta. Io credo che questo sia il momento ideale per fumare questo Cohiba. Devo dire in tutta sincerità che le ultime edizioni limitate di Cohiba non mi hanno entusiasmato. Parlo del Talisman, parlo di altri sigari appunto, che forse strizzano più l'occhio alle mode recenti e a un mercato che si sta evolvendo e che sta cambiando. Questo sigaro invece è un equilibrio, oltre ad essere equilibrato per gli aromi e per i sapori, è anche equilibrato nelle sue proporzioni e va bene sia per un fumatore esperto che per un fumatore di nuova generazione, e mi riferisco a quei fumatori che hanno grandi capacità economiche e che cercano Cohiba a prescindere, solo per il brand e per il marchio. Questo sigaro è fantastico. Ora, se dovessi fare una valutazione su quanto questo sigaro possa valere la cifra, ovvero appunto questi presunti 52 euro, sperando che il prezzo verrà mantenuto anche all'uscita, beh, direi proprio di sì. Questo è un sigaro che non delude. Fumando questo sigaro non posso che sentirmi inappropriato nel dress code. Oggi mi sono voluto fumare questo sigaro davanti alla mia postazione di lavoro, ma anche di divertimento, vestito così, in modo comodo e non con una tenuta ufficiale, con giacca e cravatta, cosa che meriterebbe questo sigaro. È un sigaro molto elegante, molto prestigioso, però sapete, a volte un sigaro va fumato anche in una condizione di comodità sia mentale che fisica, magari rilassato appunto nel proprio studio, sul proprio sofà preferito, magari ascoltando buona musica o in buona compagnia. Tornando a questo è un sigaro che richiede una certa attenzione, ma non per la difficoltà di tiraggio, per la combustione o per qualche altro fattore, ma perché è così delicato, è così armonioso, che non è un sigaro da fumare distrattamente, chiacchierando di argomenti molto accesi con gli amici. Questo è un sigaro da serata tranquilla, mentre siete sì con dei vostri amici, o anche in solitudine, come ho detto prima, ascoltando della bella musica, ma in un clima estremamente rilassato. Ora, sperando che la cenere non precipiti addosso, ma se succede poco importa, voglio ribadire la dolcezza di questo sigaro. Parlando di aromi, invece, c'è da dire che quello che si sente prevalentemente è una leggera nota di miele, di fieno, quindi sentori erbacei, di buon tabacco, ovviamente. Il legno è molto molto poco presente, si sentono note più delicate, quindi scordatevi il cuoio, il legno di quello invecchiato, scordatevi la robustezza di un Partagas, la ruvidità di un Bolivar che ha in certi esemplari. In questo sigaro trovate proprio solo armoniosità. Vediamo come si evolve. Ho volutamente fatto cadere la cenere per evitare sorprese durante la registrazione del video. Dunque, cosa dirvi? Se vi aspettate un sigaro simile a un Beike, no, siamo fuori strada. Si tratta di un sigaro meno imponente, dove la quantità di lighero a mio avviso non è così prevalente, non è così marcata. È un sigaro più simile al 1966 per chi ha avuto modo di provarlo. Proprio in questi giorni, quest'anno, si sta festeggiando il 55esimo anniversario di Cohiba e come avete visto dalle immagini introduttive,
ho voluto abbinare questa fumata agli accessori di Cohiba creati da DuPont appositamente per questo fantastico e così iconico brand di Habanos. La fumata è veramente appagante, molto rilassante. Questo sigaro, diciamo che i momenti in cui me lo sto godendo di più sono i momenti in cui non sto registrando, dove mi prendo un attimo del tempo per godermelo a pieno. Vediamo come si evolverà verso la fine, vediamo se acquisirà più forza, se la paletta aromatica tenderà a variare o se rimarrà costante. A fra poco. Alcune osservazioni mentre sono alla metà del sigaro. Il sigaro procede sempre col suo profilo aromatico che ho descritto inizialmente, quindi rimane questa dolcezza. Si aggiungono però delle leggere note di terra e qualche spezia che rimane lì in sottofondo. Si vede che sta crescendo, ma rimane di fatto un sigaro molto delicato. Vediamo come finirà questo prodotto, questo fantastico sigaro. A fra poco. Vorrei trarre delle conclusioni in merito alla fumata di questo sigaro. Sono ormai, ahimè, agli ultimi centimetri, all'ultimo terzo di questo manufatto. Una piccola nota riguardo la combustione. Ho notato una certa velocità di fumata. Per la lunghezza di 156 mm mi sarei aspettato una fumata più lunga, invece procede abbastanza spedito. Quindi è un sigaro che direi potreste fumare in un'oretta. Anche i fumatori più lenti dovrebbero rimanere in questi tempi. Gli aromi rimangono comunque su un ventaglio aromatico che ci ricorda molto la dolcezza e gli aromi erbacei. Quella piccola presenza di spezie e di terra rimane proprio di sottofondo e non diventa mai preponderante. La forza media di questo sigaro è appunto media leggera addirittura. Quindi non fumatelo dopo un pranzo, una cena molto corposa, va bene dopo un pranzo un po' più delicato, dopo un aperitivo e potrebbe essere un ottimo compagno per i vostri momenti di relax. Non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi, invitarvi a seguire il nostro canale mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al nostro canale e premendo la campanella che vi notificherà l'uscita di nuovi video. Presto uscirà una nuova degustazione su un sigaro da poco rilasciato in Francia, ovvero il Clemenceau di Quai d'Orsay. Quindi mi auguro che vi sia piaciuto e di vedervi ancora qui con noi sul nostro canale. Buona serata a tutti. Ciao.